Ciao, benvenuto su Storie di Tradimento. Prima di iniziare, apprezzerei davvero se ti iscrivessi al mio canale, mettessi mi piace al video e lasciassi un commento qui sotto. Questi semplici click significherebbero molto per il futuro di questo canale e ricompenserebbero davvero lo sforzo che faccio ogni giorno. Ora, senza ulteriori indugi, iniziamo. Henry Williams aggiustò la cravatta allo specchio del corridoio. I suoi occhi azzurri e penetranti si ristretti alla vista di sua moglie Laura che stava vicino al bancone della cucina. Stava tagliando le verdure per la cena. I suoi movimenti erano rapidi e meccanici, il suo sguardo distante. Qualcosa era andato storto per mesi. «Com'è andata la giornata al lavoro oggi?» chiese Henry casualmente, incrociando le braccia mentre si appoggiava alla porta. Laura sobbalzò leggermente, ma si riprese rapidamente, occupata come sempre. Rispose con tono secco: «Abbiamo una grande presentazione in arrivo, tutti sono nervosi». Henry annuì, ma la sua risposta sembrava recitata. Il suo telefono vibrò sul bancone e lo afferrò rapidamente, scorrendo con i polpastrelli sullo schermo. Lo guardò brevemente, il suo sorriso era forzato. «Solo cose di lavoro», disse, quasi come se stesse rispondendo a una domanda non detta. «Giusto», disse Henry con voce calma, anche se il suo istinto si contorceva, qualcosa non quadrava. La sera successiva, Henry stava sistemando il soggiorno quando il telefono di Laura si illuminò sul tavolino del caffè. Lo schermo lampeggiò brevemente con un messaggio. «Non vedo l'ora per stasera, è passato troppo tempo». Henry rimase immobile. Un turbine di emozioni si agitava dentro di lui. Confusione, rabbia, negazione. Si disse che doveva essere innocente, un malinteso, ma nel profondo sapeva di meglio. Decise di non affrontarla immediatamente. Invece iniziò a prestare maggiore attenzione. Gli incontri notturni, le risposte evasive, il telefono sempre protetto, tutto iniziò a farsi chiaro. Giorni dopo, Henry incontrò un vecchio collega, Mark Thomas, in una caffetteria. Mark parlò di Laura di sfuggita, notando quanto fosse coinvolta nell'organizzazione di un prossimo evento aziendale. «Sei tu, Mark, giusto?» chiese Henry, mescolando il suo caffè. Henry aggrottò le sopracciglia. Laura aveva detto che non era invitata. Pensava fosse solo per i dipendenti. Mark sembrava sorpreso. «Strano, i coniugi sono sempre invitati a queste cose. Laura l'ha organizzato per settimane». Il cuore di Henry affondò, ma rispose mascherando il suo disagio: «No». La notte dell'evento, Henry aspettò che Laura lasciasse la casa, vestita elegantemente e profumata con il suo profumo preferito. La seguì a distanza sicura, il cuore che batteva forte mentre guardava la sua auto entrare in un tranquillo quartiere suburbano. Laura parcheggiò davanti a una casa modesta e scese. Il suo sorriso illuminava mentre un uomo apriva la porta. Eric. Henry strinse saldamente il volante, le nocche diventate bianche. Rimase lì per quello che sembrava ore, la mente in tumulto di emozioni. Più tardi quella sera, Henry affrontò Laura nel loro soggiorno. «Chi è Eric?» domandò con voce bassa e fredda. Il volto di Laura persero colore, balbettò con le mani tremanti. «È solo un amico, non mentirmi». «La tua voce è cambiata, so tutto. I messaggi, la casa, quanto tempo». Laura, con le lacrime che le rigavano il volto, confessò: «Non doveva succedere, è stato un errore». Henry sputò. «Non tradire accidentalmente qualcuno con cui sei stato sposato per 31 anni». Henry sedeva nel suo studio. La luce fioca della lampada da scrivania proiettava ombre nella stanza. La confessione lacrimosa di Laura suonava continuamente nella sua mente, ma l'emozione che lo colpiva ora non era tristezza, ma determinazione fredda e implacabile. Non avrebbe semplicemente voltato pagina. Laura ed Eric avrebbero sentito il peso completo del loro tradimento. Iniziò con Eric Carter, utilizzando le competenze affinate come architetto. Attenzione ai dettagli, pianificazione strategica e capacità di scoprire schemi. Henry cominciò a ricostruire la vita di Eric, esaminando i social media, le directory professionali, persino le menzioni casuali nei messaggi di Laura, trovando gli indizi necessari.
Eric era un responsabile vendite in un'azienda concorrente, noto per il suo fascino e il modo di parlare sciolto. Era sposato con 2 figli e conduceva una vita suburbana perfetta. In superficie sembrava intoccabile, ma tutti avevano le loro debolezze e Henry era determinato a trovare quelle di Eric. Il primo passo di Henry fu contattare discretamente un investigatore privato, Jacob Reed, un professionista esperto nel scoprire segreti in modo riservato. Henry GLI fornì tutto ciò che sapeva: indirizzo di Eric, numero di telefono e dettagli delle interazioni di Laura con lui. Nelle 2 settimane successive, Jacob inviò aggiornamenti a Henry che dipingevano un quadro incriminante. Eric aveva un modello di infedeltà con una scia di donne che manipolava e scartava. Jacob scoprì anche irregolarità finanziarie. Eric aveva prelevato fondi aziendali in un conto privato. Il piano di Henry iniziava a prendere forma. Armato delle informazioni, Henry contattò anonimamente l'azienda di Eric, usando le prove raccolte da Jacob. Inviò un pacchetto non rintracciabile al capo di Eric, dettagliando le discrepanze finanziarie e includendo stampe di messaggi flirtanti che Eric aveva inviato a colleghe femmine. Le conseguenze furono rapide. Eric fu sospeso in attesa di un'indagine, la sua impeccabile reputazione professionale ora rovinata. Ma Henry non aveva finito. A casa, l'atteggiamento freddo di Henry verso Laura la lasciava in ansia. Lei lo supplicava ogni giorno, promettendo di porre fine al rapporto con Eric e di riparare il loro matrimonio. La risposta di Henry era sempre la stessa: un silenzio calmo e agghiacciante. Una sera, mentre Laura sedeva sul divano scorrendo il telefono, emerse un fiume di messaggi dai colleghi che collegavano il nome di Eric a uno scandalo aziendale. Il nome di Eric era di tendenza nei loro circoli professionali e i dettagli erano troppo incriminanti per essere ignorati. «Cosa sta succedendo?» chiese Laura nervosamente. Henry, appoggiato alla porta con le braccia incrociate, rispose: «Sembra che il tuo amico abbia dei problemi, vero? Che vergogna!» «Come hai fatto a portarlo nelle nostre vite?» continuò Laura. «Ora sta affrontando le conseguenze». Una settimana dopo, Laura tornò a casa e trovò una busta color carta da giornale sul bancone della cucina. I documenti per il divorzio. «Henry, no!» sussurrò, lacrime che le rigavano il volto. «Possiamo sistemare tutto, per favore? Andiamo in counseling. Farò qualsiasi cosa». L'espressione di Henry era fredda mentre sedeva di fronte a lei. «Hai avuto la tua possibilità, Laura. 31 anni e questo è come mi hai ripagato. Non c'è più nulla da sistemare». La sua voce si spezzò. «E per quanto riguarda Nathan e Sofia, cosa penseranno? Ho già parlato con loro». Henry rispose con uguaglianza: «Sapono cosa hai fatto, dovrai spiegarti a loro». Nel frattempo, la vita di Eric stava sgretolandosi completamente. L'indagine dell'azienda rivelò la portata della sua frode e sua moglie Margaret Carter scoprì l'affare dopo che un'email anonima le inviò prove incriminanti. Margaret chiese il divorzio, portando via i loro figli e congelando i conti comuni. Eric cercò di contattare Laura, ma lei rifiutò di rispondere alle sue chiamate. Rimase isolato. Il suo fascino e la sua arroganza non erano più sufficienti a proteggerlo dalle conseguenze delle sue azioni. Con il procedere delle procedure di divorzio, Henry si concentrò sulla ricostruzione della sua vita. Si dedicò a hobby che aveva trascurato: giardinaggio, lavorazione del legno e riconnessione con vecchi amici. I suoi figli, Nathan e Sofia, lo supportavano completamente, tagliando i legami con la madre ed esprimendo la loro delusione per le sue azioni. A un evento di beneficenza organizzato da un vecchio amico, Henry incontrò Catherine Brooks, una donna calda e intelligente che aveva anche lei subito un divorzio difficile. La loro connessione fu immediata e nel tempo la loro amicizia sbocciò in qualcosa di più. La vita di Laura, al contrario, era un'ombra di ciò che era stata una volta. I suoi colleghi si tenevano a distanza. I sussurri dello scandalo che circondava Eric la seguivano ovunque. A casa, Laura affrontava la fredda realtà di una casa vuota. L'assenza di Nathan e Sofia la colpiva profondamente e i suoi tentativi di contattare loro venivano accolti con silenzio o con gentili rifiuti. Tentava di andare avanti, ma il rimpianto l'aggravava ogni giorno, ricordandole ciò che aveva perso.
2 anni dopo, Henry e Catherine si trovavano mano nella mano a un piccolo raduno circondato da famiglia e amici stretti. Non era un matrimonio sontuoso, ma era perfetto per loro, una celebrazione dell'amore e della resilienza. Nathan e Sofia tennero discorsi sentiti, esprimendo la loro gratitudine per la forza del padre e la sua nuova felicità. Laura partecipò all'evento, seduta tranquillamente in fondo, e si avvicinò a Henry in seguito, con un'espressione mista di dolore e accettazione. «Henry», disse dolcemente, «mi dispiace per tutto. Non mi aspetto perdono, ma dovevo dirtelo». Henry la guardò con calma. «Ti ho perdonata molto tempo fa, Laura, ma questo non cambia le scelte che hai fatto o le conseguenze». Laura annuì, lacrime negli occhi. «Sei felice? Questo è tutto ciò che speravo». «Spero anche io che tu trovi la pace», rispose Henry semplicemente. Henry osservò Catherine ridere con Nathan e Sofia, la sua presenza una luce calda nella sua vita. Per la prima volta in anni si sentiva completo. La sua vendetta era stata rapida e calcolata, ma il suo più grande trionfo non era nella caduta di Laura o Eric, ma nel riconquistare la sua vita, la sua dignità e la sua felicità. Mentre il sole della sera proiettava un bagliore dorato sul raduno, Henry sorrise. Aveva perso molto, ma aveva guadagnato qualcosa di molto più grande: libertà e la possibilità di iniziare una nuova vita. I giorni di Henry non erano più segnati dal dolore del tradimento, ma dalla quieta soddisfazione di ricostruire la sua vita con Catherine al suo fianco. Abbracciò un'esistenza più semplice e appagante. Trascorrevano i fine settimana esplorando gallerie d'arte locali e facendo volontariato in eventi comunitari, attività che erano state solo fantasie durante il suo caotico matrimonio con Laura. Nathan e Sofia lo visitavano spesso, il loro legame con il padre più forte che mai. Sofia, ora impegnata per il suo diploma di laurea magistrale, si confidava con Henry più di quanto avesse mai fatto prima. Nathan, che aveva avviato la sua impresa, cercava regolarmente il consiglio del padre, trattandolo non solo come un genitore, ma come un mentore. Una sera, durante la cena, Nathan disse: «Papà, volevo dirti qualcosa». Henry sollevò un sopracciglio. «Cosa c'è in mente?» Nathan esitò, poi sorrise. «Catherine è la cosa migliore che ti sia mai capitata. Vedo quanto sei felice, te lo meriti», aggiunse Henry con il cuore gonfio di gratitudine. «Grazie, figliolo. Non pensavo di ritrovare questa felicità, ma Catherine è qualcosa di speciale». Nel frattempo, Laura era un'ombra di se stessa, vivendo in un modesto appartamento alla periferia della città. Trascorreva le sue giornate alternando lavoro e solitudine. La sua carriera un tempo fiorente era stagnata, la sua reputazione rovinata dall'associazione con Eric. Spesso fissava le fotografie della sua famiglia conservate in una scatola di scarpe, ogni immagine un promemoria della vita che aveva distrutto con le sue scelte egoistiche. Tentò di contattare Nathan e Sofia diverse volte, ma i suoi messaggi rimasero senza risposta. Una sera, mentre era sola, scrisse una lettera a Henry. «Henry, non mi aspetto che tu risponda, ma dovevo dirti questo. So di averti ferito più di quanto le parole possano esprimere. Ora vedo che ho lasciato che le mie insicurezze e il mio egoismo offuscassero il mio giudizio. Perdere te, Nathan e Sofia è stato il più grande rimpianto della mia vita. Spero che tu sia felice ora, te lo meriti». Mai inviata, ripose la lettera in un cassetto. La vita di Eric era completamente sgretolata. Sua moglie Margaret aveva finalizzato il divorzio, preso la custodia dei loro figli e metà dei suoi beni. Professionalmente era stato inserito nella lista nera del settore, la sua reputazione irreparabilmente danneggiata. Tentò di riaccendere la relazione con Laura, contattandola disperatamente. «Laura, ti prego, ho perso tutto, potremmo ricominciare insieme». Ma Laura non aveva nulla da dare. «Ho già perso troppo a causa tua, non posso farlo più». Riattaccò, il cuore pesante ma determinata. Con il passare degli anni, Henry e Catherine costruirono una vita piena di gioia e scopo. Viaggiarono in luoghi che Henry aveva solo sognato di visitare: Italia, Giappone e Caraibi. Ogni viaggio una celebrazione della loro resilienza e del nuovo amore. Nathan e Sofia divennero parti integranti del loro percorso.
Le cene di famiglia erano vivaci e piene di risate, un netto contrasto con i silenziosi momenti del passato di Henry. Una sera, durante una grigliata estiva, Sofia tirò Henry da parte. «Papà, ho pensato di voler contattare mamma». L'espressione di Henry si ammorbidì. «È la tua scelta, Sofia. Qualunque cosa deciderai, ti supporterò». L'incontro di Sofia con Laura fu teso ma catartico. Si incontrarono in una caffetteria tranquilla dove Laura sedeva nervosamente stringendo la sua tazza di caffè. «Grazie per essere venuta», disse Laura dolcemente. Sofia annuì. «Avevo bisogno di capire perché, mamma, perché hai buttato via tutto». Le lacrime riempirono gli occhi di Laura. «Vorrei poterti dare una buona risposta, Sofia. Ero egoistica, pensavo mi mancasse qualcosa nella mia vita. Ma ora vedo che avevo tutto ciò di cui avevo bisogno, semplicemente non l'ho apprezzato». La loro conversazione durò ore, terminando con un accordo tentativo per ricostruire la loro relazione. Henry rimase sorpreso quando Sofia gli parlò del suo incontro con Laura. «Sta cercando, papà». «Penso che abbia finalmente capito cosa ha perso», rispose Sofia. Henry annuì pensieroso. «È bene che si stia assumendo la responsabilità. Spero che trovi la pace». I tentativi di Laura di riconnettersi con Nathan furono lenti, ma col tempo si ammorbidì. Partecipò a qualche cena con lui, trovando una certa misura di perdono, ma mantenendo confini sani. Anni dopo, Henry e Catherine celebrarono il loro 5° anniversario di matrimonio con un piccolo raduno di famiglia e amici. Laura, ora vivendo una vita più tranquilla, inviò un biglietto di congratulazioni. Era un gesto semplice, ma significava la crescita e la guarigione che entrambi avevano subito. Henry, mentre stava sul balcone quella sera, guardava Catherine ridere con gli ospiti e rifletté su quanto fosse cambiato. Il tradimento aveva un tempo frantumato il suo mondo, ma attraverso forza, resilienza e amore lo aveva ricostruito in qualcosa di ancora più bello. Cosa ne pensi della storia di Henry e Laura? Hai mai vissuto una situazione simile o conosci qualcuno che ha affrontato una sfida simile? Lascia un commento qui sotto con la tua esperienza e non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti al nostro canale per non perdere altri racconti emozionanti come questo.